Salve, questa è la Olivetti Logos 27.1 del 1965. Sull'aspetto esterno della calcolatrice c'è da dire che come sempre Olivetti curò molto il design del prodotto. Venne affidato a Ettore Sottsass, che collaborò anche in seguito a prodotti iconici Olivetti, la Divisuma 18 e la Valentine, per esempio. È una calcolatrice elettromeccanica e rappresenta in effetti l'ultimo eroico tentativo dell'Olivetti di resistere all'avanzata delle calcolatrici elettroniche che domineranno il mercato negli anni a seguire. Venne quindi prodotta solo per pochi anni prima di uscire dalla produzione, schiacciata dalla sua stessa complessità, oltre che dal miglioramento del rapporto prestazioni-prezzo delle calcolatrici elettroniche. Lo scenario è il 1960, quando Olivetti era il leader mondiale nel settore delle calcolatrici meccaniche. Fabbricava un terzo delle calcolatrici vendute in tutto il mondo, con un buon rapporto tra prestazione e prezzo e una progettazione sempre attenta ai particolari e al design. Era però ormai l'alba delle calcolatrici elettroniche, dal Giappone e dagli USA. La parte interessante di questa calcolatrice sono i suoi meccanismi interni. Come vedete è una calcolatrice di enorme complessità, dalle prestazioni molto ambiziose, ma anche molto fragile, costosa e predisposta a guasti. Vedere tutti questi meccanismi e sapere che riescono, muovendosi in sincronia tra di loro, a produrre risultati matematici di operazioni complesse, senza utilizzare microchip, sembra magia. Non è spettacolare? La Olivetti cercava di costruire una macchina in grado di competere con le macchine elettroniche. In effetti la meccanica di questa calcolatrice è di diversa concezione rispetto alla generazione precedente delle calcolatrici Olivetti e poteva svolgere funzioni decisamente avanzate. Si poteva selezionare il numero di decimali e avere dei tasti per le funzioni di levamento a potenza e calcolo della percentuale, tutte in modo meccanico. Queste sono le memorie, una caratteristica della Logos 27.1. La capacità di calcolo fu portata a 15 cifre, una delle più alte mai raggiunte dai dispositivi meccanici. Il rullo avanzamento della carta funziona. La tastiera ha un supporto elettrico e questo permette una velocità di battitura fino a 750 cifre al minuto. Una tale velocità mette sotto stress i meccanismi e in effetti venne fatto tutto il possibile per velocizzare i movimenti di tali meccanismi. Ovviamente muovere tutta questa massa di meccanismi a grande velocità è rischioso e possono subentrare inceppamenti e guasti. In effetti succedeva proprio questo. Per realizzare fisicamente questo capolavoro di meccanica, la Olivetti progettò dei macchinari specifici come torni, robot di collaudo con programmi su schede perforate, forni di tempera, presse. Inoltre, come potete immaginare, montare tutti i pezzi di questa calcolatrice richiedeva tempo, operai specializzati e un collaudo approfondito per ogni macchina, che alla fine risultava costosissima. Costava 680.000 lire, quindi circa 8.000 euro o dollari attuali. Non era in effetti una calcolatrice destinata al grande pubblico, ma al calcolo scientifico, e poteva quindi svolgere calcoli più complessi. È da apprezzare comunque lo sforzo sovrumano dell'Olivetti nel credere ancora nelle macchine meccaniche alla vigilia della loro fine. Ma ormai la meccanica stava cedendo il passo all'elettronica, che permetteva di risolvere semplicemente e velocemente calcoli molto complessi, con delle dimensioni delle calcolatrici sempre più ridotte. La Olivetti Logos 27 raggiunse la seconda versione con la Logos 27.2, ma si fermò lì. Le macchine elettroniche diventavano sempre più convenienti e i problemi che davano le macchine meccaniche rimanevano tali o aumentavano con la complessità delle macchine, quindi avarie, guasti, inceppamenti e costi di manutenzione. Questa calcolatrice fu l'ultimo baluardo delle macchine meccaniche contro l'avanzata delle macchine elettroniche. Olivetti continuò a vendere calcolatrici meccaniche per tutti gli anni 70, ma non ne progettò più di nuove. Fu in pratica la triste sconfitta dello steampunk contro la modernità elettronica.